Buongiorno! Sono venuto qua con mia sorella e oggi andiamo a Bologna. Tra l'altro è la mia prima volta a Bologna. Tu sei mai stata a Bologna? È anche la mia prima volta a Bologna, non ci sono mai stato e andremo io, mia sorella e una mia amica. E quindi vediamo un po' insomma com'è questa città, perché è la prima volta appunto. E adesso andiamo a prendere il treno. Allora, noi siamo appena arrivati a Bologna, è stata una decisione molto affrettata in realtà quella di venire qua. Qualche settimana fa abbiamo detto perché non venire a Bologna in giornata, perché ci sono sempre passato davanti col treno ma non mi sono mai fermato, quindi ho detto forse è arrivato il momento di andarci a visitare quest'altra importantissima città italiana. E poi è anche molto vicino perché è soltanto un'ora di treno, quindi insomma è davvero vicinissimo da Milano. Adesso stiamo andando a fare colazione perché non abbiamo ancora fatto colazione e poi inizieremo ad esplorare il centro, che comunque è abbastanza piccolo, quindi non servirà molto tempo per fare un giro nella città. Quindi ora andiamo a fare colazione. Abbiamo iniziato la nostra giornata da Papparè per fare colazione. È un posto molto carino dove puoi trovare colazioni dolci e salate, cornetti, trecce, frullati, tanti tipi di caffè e anche uova col bacon che io amo. Ora eravamo carichi per iniziare la giornata. E sì, ho preso uova e bacon perché il cornetto io lo mangio tutti i giorni e non fa bene, troppi zuccheri. Prima di andare avanti volevo ringraziare Diego, Karin, Rainer e Jarrett per il supporto. Se anche voi volete supportare il mio lavoro e i miei viaggi in giro per l'Italia, potete farlo su buymeacoffee.com/teacherstefano. Allora, abbiamo appena fatto una colazione abbondante perché abbiamo la prenotazione per il ristorante oggi tardi alle 2:30 perché non c'era posto prima, quindi abbiamo deciso di fare una colazione più abbondante per riuscire a resistere fino a quell'ora e adesso facciamo un giro per il centro. A partire da Papparè siamo andati alla piazza più importante di Bologna, Piazza Maggiore. Questa piazza è il cuore di Bologna e troviamo la Basilica di San Petronio. La sua costruzione è iniziata nel 1390 ed è enorme. Vi consiglio di entrare all'interno e anche, se possibile, salire sulla terrazza. Vi farò vedere la vista più tardi. Nella piazza troviamo anche il Palazzo del Podestà e la Fontana del Nettuno, una fontana in marmo e bronzo costruita nel 1500. È il simbolo del potere papale, perché come Nettuno regna sui mari, il Papa domina sul mondo. Infatti ricordate che Bologna faceva parte dello Stato Pontificio. Inoltre in Piazza Maggiore c'è anche il Palazzo di Re Enzo, che con i suoi archi produce un effetto acustico molto interessante. Se infatti ci mettiamo negli angoli opposti di questo arco, possiamo sentire quello che la persona dice dall'altra parte, molto chiaramente. Allora, adesso facciamo questa cosa. Cristina, parla. Ciao. Oddio, ti sento tantissimo. Aspetta un attimo, mia sorella è... Dove sei? Ah, eccola, lei è là. Ecco, prova a parlare. Ripeti. Oddio, ti sento un sacco. Adesso stiamo salendo sulla terrazza della Basilica di San Petronio. Il biglietto costa solo 5 euro e la salita non è poi così difficile, ma vi assicuro che la vista è bellissima. Guardate un po'. Allora, stiamo adesso scendendo dalla terrazza della Basilica di San Petronio. La salita non è così difficile, anche se sono abbastanza tanti scalini,
Però diciamo che è una cosa un po' improvvisata, cioè non è una terrazza che esiste da sempre, perché da quello che ho capito questi 5 euro, perché il biglietto costava 5 euro, verranno poi diciamo donati alla chiesa per la restaurazione di parti di questa basilica. Però la vista era davvero molto carina, soprattutto per il fatto che non possiamo salire sulla Torre degli Asinelli perché purtroppo erano finiti i biglietti per oggi, e quindi almeno ne abbiamo approfittato per vedere comunque una vista panoramica della città. Adesso ci siamo spostati per andare in questo panificio, Atti e Figli. Qui ho comprato uno dei cibi più tradizionali di Bologna, i tortellini. Sono buonissimi e perfetti in brodo o con panna e prosciutto. Vendono anche altri cibi tradizionali però che vi consiglio di assaggiare. Attenzione però, il negozio è abbastanza costoso, infatti i tortellini venivano 40 euro al chilo. Poi ci siamo spostati alla Torre degli Asinelli, un altro simbolo iconico della città. In realtà le torri sono due, Garisenda, la più bassa, e degli Asinelli, quella più alta. Purtroppo i biglietti erano finiti, quindi non siamo potuti salire, ma sarà per la prossima volta. Poi ci siamo spostati in via Piella per andare alla Finestrella. Questo è un altro simbolo molto importante della città di Bologna. Quando apri la finestrella puoi vedere il canale delle Moline e queste case tutte colorate. Infatti quest'angolo della città viene chiamato la Piccola Venezia. E comunque la fila per fare questa foto era lunga. Troppo turistico, direi. Allora, adesso stiamo ancora passeggiando qui per il centro e andremo a fare un piccolo aperitivo, magari beviamo uno spritz e poi andiamo a mangiare in una trattoria. Alla nostra. A pranzo siamo stati in una delle trattorie miglior recensite di Bologna, la Trattoria da me. La trattoria è un ristorante informale dove si mangiano cibi della tradizione, ma qui c'erano anche cose più particolari, tipo i gelati al formaggio, che abbiamo preso come antipasto, insieme a un tagliere di salumi e le famose crescentine, del pane fritto che con i salumi stanno benissimo. Per primo, come ci dice la tradizione, abbiamo preso le lasagne al ragù alla bolognese. La sfoglia è verde, come potete vedere, e il cameriere mi ha detto che sono verdi perché vengono aggiunti gli spinaci, dato che in passato le sfoglie per le lasagne si facevano con tutto quello che era rimasto a casa dalla settimana, tra cui appunto le verdure. Questa è cucina con zero sprechi e mi piace tanto questa cosa perché non si butta mai niente. Poi, nonostante fossimo pienissimi, abbiamo preso una cotoletta alla bolognese da dividere, molto diversa da quella alla milanese. Infatti è una cotoletta impanata con sopra prosciutto e formaggio fuso. Una bomba, ma buonissima. Oh, allora ragazzi, abbiamo finito di mangiare, sono molto pieno. Però devo dire che il ristorante era davvero molto carino. Tra l'altro ho scoperto però dopo quando ce ne siamo andati, che questo ristorante in realtà ha partecipato ad un contest televisivo che si chiama Quattro Ristoranti, che è un programma italiano che si fa insomma in televisione, dove praticamente si giudicano questi 4 ristoranti e poi c'è un vincitore in base ai piatti, in base alle specialità. E quindi ho scoperto che questo ristorante ha partecipato e vinto a questo programma. Probabilmente io avrò visto la puntata, però era una puntata vecchia del 2018, quindi in realtà non la ricordo neanche così tanto, però era davvero molto buono. Insomma, avete visto quello che abbiamo preso, era davvero tutto spettacolare, anche il rapporto qualità-prezzo era perfetto perché abbiamo pagato 35 euro a testa, quindi mi sembra davvero un ottimo affare. E siamo stati anche molto fortunati perché le lasagne alla bolognese, che sono ovviamente un piatto molto conosciuto nel mondo, anche se con nomi diversi come bolognese, spaghetti bolognese eccetera, però ovviamente queste lasagne con il ragù alla bolognese sono quelle vere e autentiche. Erano davvero le lasagne alla bolognese più buone che io abbia mai mangiato in tutta la mia vita, proprio perché c'era un rapporto perfetto tra la besciamella, quindi diciamo la crema che si mette all'interno delle lasagne, e la carne, quindi il sugo, il ragù. Erano davvero molto buone. Però appunto siamo stati molto fortunati perché in realtà queste lasagne non le fanno tutti i giorni, ma le fanno solo la domenica, come vuole la tradizione. Quindi siamo stati molto fortunati anche per questo.
Adesso stiamo andando a visitare invece altre chiese che sono ovviamente sono ovunque a Bologna. E non so se avete notato, ma un'altra cosa interessante è il fatto che Bologna sia piena di questi portici, di questi porticati che circondano praticamente tutta la città. Ed è una cosa carina e soprattutto molto tipica di Bologna, però secondo me anche molto conveniente quando piove. Perché se piove non hai bisogno dell'ombrello perché la città è piena di portici. Vabbè, a parte questo, ci vediamo tra un po'. Per finire abbiamo visitato la Basilica di Santo Stefano, che è un complesso di 7 chiese che si trovano in piazza Santo Stefano, appunto. La costruzione di queste chiese è cominciata nel 400 d.C., quindi la più vecchia risale a più di 1600 anni fa. Sono molto belle e suggestive e vi consiglio di farvi un giro all'interno. Quando ci sono stato io, l'entrata era gratis. Ti piace il gelato? Ragazzi, questa piccola gita a Bologna è finita, siamo appena tornati a Milano, sono le 8:30 e è andato tutto bene. Dai, io sono ancora super pieno di quello che abbiamo mangiato oggi, quindi adesso è arrivato il momento di andare a casa e riposarsi un po'. Allora, come sempre, se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel mi piace perché questo mi aiuterà tantissimo e anche iscrivervi al canale per non perdere i futuri video e i vlog e tutto il resto. E non dimenticatevi anche di seguirmi su Instagram, Teacher Stefano, dove pubblico sempre nuovi contenuti che sono sicuro che vi piaceranno. Un abbraccio dall'Italia, ciao!